Hola Rockers, bentornati nel mio canale. Alcuni giorni proprio non ce la si fa, quindi studiare l'armonica non è sempre detto che venga bene, non è sempre detto che bisogna avere sempre tutta questa voglia di farlo, ovviamente è un percorso di crescita, però alcuni giorni proprio non ci sei. Cosa si può fare in questi giorni dove proprio non si riesce a spiccicare mezza nota sull'armonica? Lo vediamo subito. Già, Rockers, alcuni giorni proprio si fa fatica a suonare, vuoi perché si è stanchi, vuoi perché siamo carenti di stimolo, vuoi perché magari siamo arrivati ad un punto morto, mi sono ancorato su questa cosa piuttosto che sull'altra, si perde un pochettino la voglia. Vi assicuro che questa è la causa principale di tutti quelli che a un certo punto dicono l'armonica non fa per me. Quindi, cosa si può fare in questi giorni per non arrivare a dire l'armonica non fa per me? Prima di darti qualche consiglio, ovviamente ti chiedo gentilmente di supportare il mio canale. Se ti piace quello che faccio, iscriviti, metti un bel like al video e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato su tutte le ultime novità. Ebbene sì, Rockers, non pensate che chi sta dall'altra parte della telecamera sia invincibile e tutti i giorni, wow, sempre sull'armonica. Sì, la maggior parte dei giorni si passa studiando, però ci sono alcune giornate che proprio non quadrano. In queste giornate, se avete del tempo a disposizione, quello che consiglio sempre io è quello di organizzarvi il tempo, come abbiamo detto nei video precedenti, magari andando a farvi una mind map dei vostri obiettivi. Quindi io posso dedicare tot minuti, un'ora, mezz'ora al giorno dello studio dell'armonica, lo dedico solo ed esclusivamente all'armonica, ma dandomi come obiettivo magari il raggiungimento di un lick o di una tecnica piuttosto che di altro. Quindi se in questi giorni che noi abbiamo a disposizione il tempo per studiare, ma mentre stiamo studiando proprio non ce la facciamo, ci sono delle giornate in cui magari siamo un po' spompi, non abbiamo voglia, siamo distratti, quindi non siamo belli focalizzati sull'obiettivo, questo tempo cosa facciamo? Lo buttiamo? No. La prima cosa che ti consiglio di fare è capire perché in quel momento specifico quello che ti eri prefissato di studiare non riesci più a studiarlo. I casi sono due: ti sei impuntato su magari una tecnica, esempio clamoroso che al 100% magari rientra anche nel tuo caso in quei giorni lì, e magari voglio provare a fare il bending, non ci riesco e il mio chiodo fisso diventa bending, 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 bending. Giustissimo, però a lungo andare magari se non esce il bending, o comunque andando sempre solo a puntare su una determinata cosa, a lungo andare potrebbe subentrare un po' che ci si stanca, ci si demoralizza. Quindi il mio primo consiglio è quello di prendere l'argomento che stavi affrontando, non eliminarlo ovviamente, ma accantonarlo, metterlo lì in disparte e aprire una nuova parentesi, quindi andare a vedere magari un altro argomento, oppure addirittura cambiare strada, andare a vedere un lick, andare a provare a fare una canzone, insomma prendere il tempo che abbiamo a disposizione e non sprecarlo per una cosa che ormai ci ha stufato ma che poi comunque dobbiamo raggiungere, la riprenderemo dopo, ma andare a capitalizzare un qualcos'altro. Quindi prendo un altro argomento di tecnica e provo ad affrontare quell'argomento di tecnica. Quindi variate nel vostro piano di studi, non mettete solo tecnica, non mettete solo groove, non mettete solo lick, non mettete solo canzoni, ma fate una via di mezzo, quindi cercate di variare un po' il vostro piano di studi. Questa cosa vedrete che vi porterà prima a dei risultati concreti. Un altro consiglio, a parer mio molto valido, è quello di prendere l'armonica, appoggiarla sul tavolino, guardarla un attimo e dire ok, ci vediamo fra un po', e nel frattempo prendere il nostro tempo che dovevamo dedicare allo studio e farlo fruttare in una maniera diversa, ovvero prendo un bel quaderno e comincio a segnarmi tutti gli obiettivi che devo fare, quindi mi prendo un po' di spazio per organizzare in maniera intelligente, non casuale andando da un video o un altro perché non ci capirete mai nulla, ma in maniera molto intelligente dire ok, i miei obiettivi sono questo, questo, questo e quello,
cerchiamo di metterli tutti in uno schema, quindi organizziamo il nostro studio in una maniera comunque più intelligente rispetto a una maniera casuale. Quindi quella serata, quella giornata in cui proprio non hai voglia di suonare, che è rarissimo, mi raccomando, sempre voglia di suonare, però può succedere, sfruttiamo il tempo a disposizione per organizzare il nostro futuro studio sullo strumento. Questo è un altro consiglio che vi porterà davvero ad una crescita equilibrata, seria sullo strumento. Mi raccomando. Altra cosa, oltre alla fase di progettazione del tuo studio, cerca anche di divertirti, quindi l'armonica è uno strumento che si presta tantissimo ad essere utilizzato anche in maniera molto giocosa, quindi all'interno della costruzione del suono ci si possono inserire tanti effetti, si possono fare davvero tante cose interessanti. Ecco, sperimenta, quindi prova magari a vedere magari cose che sapevi già fare e andarle a incrementare magari con degli effetti, andarle ad abbellire, quindi non dare per scontato che sì, quel lick lo so già fare, punto, basta, lo metto via. No, quel lick che sai già fare sicuramente potrà diventare ancora più bello se ti impegnerai nel metterci dentro magari degli effetti, nel farlo magari con un ritmo diverso, oppure prova il lick su diverse backing track. Insomma, quello che si è già fatto non è da accantonare, anzi è da coltivare, perché quello che hai fatto è un punto di partenza. Da lì si può arrivare molto in alto pur utilizzando magari anche un lick semplice. Quindi sperimenta, sperimenta, sperimenta. Altro consiglio, che è davvero, questo è importantissimo, rockers, non avete voglia di suonare in quel momento, quella mezz'oretta, quell'oretta, cosa utilissima, dedicatela all'ascolto. Prendete i dischi, andate su qualunque canale di streaming, ormai adesso ci sono un sacco di possibilità per reperire musica, anche di autori non famosissimi, ma magari ci sono anche tanti armonicisti che non conoscete, ma che hanno pubblicato cose meravigliose. Quindi andate proprio ad ascoltare diversi generi, passate dal blues al rock and roll, rhythm and blues, funk, insomma cercate di ampliare il vostro orecchio sullo strumento. L'ascolto è, come dico sempre, l'80% del lavoro di un musicista, quindi più siamo abituati ad ascoltare e prima arriviamo a far sedimentare le caratteristiche di un linguaggio musicale. Quindi più ascolto un genere e più il linguaggio di questo genere diventerà parte del mio bagaglio culturale. Quindi mi raccomando, come potete, questo sempre, indifferentemente se vi viene da studiare in quel momento o meno, però come potete, ascoltate. L'ascolto è fondamentale. Direttamente legato all'argomento ascolto, indipendentemente dallo studio o meno, andate ai concerti live. Non perdetevi questa occasione. Se nella vostra città ci sono dei concerti live che vi interessano, magari l'armonicista che seguite, piuttosto che una band che vi interessa, o piuttosto anche cose che non conoscete, un concerto live di un determinato genere, serata blues, ok, andiamo a sentire cosa c'è. Uscite, andate veramente a vedere la musica è materia viva, ok, non è morta solo sul disco, ma è materia viva. Perché? Perché il live vi dà delle sfumature che sono totalmente diverse rispetto all'ascolto del disco, perché ogni live, ogni singola canzone non verrà mai fatta nella stessa maniera, quindi ci sarà un'interpretazione diversa tra un autore e l'altro, tra un armonicista e un altro, tra diversi musicisti. Quindi andate a vedere le serate live perché sono utilissime. Questi sono i consigli che mi sento di darti, quindi non ti demoralizzare se ci sono proprio delle giornate in cui non riesci a combinare nulla, ma piuttosto cerca di organizzarti in una maniera che quel tempo non venga sprecato. Mi raccomando, fammi sapere nei commenti cosa ne pensi di questi consigli, oppure se hai anche qualche altro consiglio, oppure cosa fai quando proprio ci sono giornate che non riesci a suonare. Se magari c'è qualcosa di particolare che ti è utile, scrivilo nei consigli, così lo sapremo tutti e avremo anche modo di arricchire questa lista di consigli delle giornate davvero
Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, mettimi un bel like, attiva la campanella e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato su tutte le ultime novità. Ti invito inoltre a fare un salto sul mio sito stefanolucignolo.com, potrai così iscriverti alla mailing list, è totalmente gratuita, verrai così aggiornato via mail sul fantastico mondo della 10 Fori. Se poi vorrai usufruire del videocorso oppure fare una lezione online con me, potrai prenotare direttamente dal mio sito. Ti invito inoltre a far parte anche della nostra mitica ciurma Lucignolo Academy su Telegram, dove pubblicheremo backstage, contenuti extra, sondaggi, insomma un po' più di attività anche su Telegram. Per quanto invece ci riguarda, ci vedremo sempre su questo canale più o meno con queste tempistiche. Ciao!